a posto? Ma parlavate di continuo? No. Io sentivo un sottofondo continuo. Sì, no, vabbè, probabilmente Forse eravamo noi che all'ultimo- facevamo le domande. All'ultimo stavamo parlando adesso. Perché Parlavamo- ragionavamo- Però anche prima sentivo continuamente parlare un sottofondo. Stavamo ragionando sui numeri che hai detto. Allora, aspetta, prima di tutto, prima di influenze esterne, che cosa hai sentito, che cosa hai trovato, che impressione ti sei fatta di questo? E un'altra Te- cosa, ferma. ti hanno toccato? Allora, mi sentivo qualcosa di strano qua, però è stato un attimo, magari era, che ne so, l'aria o i capelli. Non lo Noi so. abbiamo pensato che ti sentivi toccare. Sì, tutti abbiamo pensato la stessa cosa. Non lo so, mi sono sentita non una pressione forte Perché come cosa sparpa? qualcuno. È lui che La sta tua parlando. luce? Si manca. Si sparpa la luce, sì. Ho cambiato le pile prima con voi, di nuovo. Metti la metà? Ok, così. No, non mi sono sentita toccare come una persona che ti prende il braccio, ho sentito, non so come Sfiorare. dire, sì, Ok, infatti ho parlami- pensato fossero i capelli. Parlami della sessione che hai avuto, quello che ti è sembrato dal tono delle voci. Allora da che c'era tipo un di voci uomo, erano. un uomo e una donna. Ok. E, a un certo punto ho sentito anche una voce che sembrava di un bambino e sembrava che parlassero tra di loro. A me sembrava fossero tipo delle comande, non so come dire, vai tu, su, uno magari era al piano, non so. Però non so se le domande poi che, cioè le risposte che io davo erano coerenti con le vostre domande. Qualcosa sì, qualcosa no. Più che altro sembrava che loro stessero forzando la discussione in una direzione. Quindi abbiamo deciso a un certo punto di assecondare Ok? e noi abbiamo pensato che stesse indicando di ricercare dei documenti in una precisa stanza. Proprio Ok. il numero dei documenti. Ok. Quando hai detto 1171, giusto? Era quello il numero. Abbiamo pensato che fosse magari il braccialetto di qualcuno nell'ospedale, o abbiamo pensato che forse era primo piano, oppure il 7, che noi siamo in 7 stasera, si riferiva comunque a qualcosa di noi. Te? Io ho pensato che fossero o piani o magari, non lo so, pratiche, robe riferite ai pazienti comunque. Io ho pensato a Ok. queste cose qua. Quindi più o meno hai avuto... Può essere che essendo in un ospedale uno va a pensare a questo. Esatto, esatto. Mi è sembrato che parlassero più che altro tra di loro, che si dessero delle comande, vai tu, io, uno, tutte cose così. Potrebbero essere vivere un po' uno scenario tipico ospedaliero. Più che altro mi ha preso un pochettino male quando ha detto Chiara vai subito. Chiara sono io. Sì, esatto, sei l'unica Chiara. Sì. Boh, io farei fare a un'altra persona, sempre questo, e poi ci spostiamo. Non è? No, stavo sempre qui. Facciamo sempre qua. Ok, abbiamo deciso di fare un'altra sessione di privazione sensoriale. La farà Clo stavolta perché pensiamo che ci siano state delle risposte e vogliamo capire bene un attimo se si trattava appunto di un qualcosa di molto preciso, perché qui stavamo parlando appunto di numeri, forse numeri riferiti a noi qui stasera, forse numeri di stanza, forse numeri sui braccialettini dei pazienti. Visto che questo era un ospedale, comunque tutte queste ipotesi potrebbero essere in qualche modo valide. Quindi proviamo una seconda sessione, un po' come la prova del 9, per vedere se anche con Clo hanno medesime risposte o forse qualcosa di completamente diverso. L'hai acceso? Clo, l'hai acceso? Sì, si sente. Non ci senti? No, credo che non ci Direi di no. Clo, se ci senti, alza la mano sinistra. Clo. Clo, se ci senti, alza la mano sinistra. Ok, iniziamo. Iniziamo. Sei sempre qua con noi? Con chi parlava con Chiara? Qui? Beh, qui è una risposta positiva. È qui. Sento, sono qui. Sì. Potrebbe voler dire benissimo che qualcuno è qui con noi, come ha risposto con lei alla fine. Sì. Marzia? Vuoi parlare con noi o ti diamo fastidio? Si fa molta fatica a capire, non parlano in modo nitido, comunque distingo una donna, un uomo e sembra un bambino, una bambina, ma parla molto, molto poco. Merda, mi pare. Avete qualche domanda? Adesso no. No.
Come mai vi siete allontanati? Non riesco a stare in questa stanza. Non ti riesci a stare qua Non ce dentro? la faccio. Quando entro mi viene mal di testa forte e quando esco mi passa. Anche questa è un'indicazione abbastanza Ma chiara. sta stanza qua, anche la prima volta che ci siamo stati, stessa cosa. Come dice Giulia. L'aria è un po' pesante, effettivamente. Ma fa anche mal di schiena, no? Che cosa vedi adesso? Puoi dirmi cosa vedi in questo momento? Mi puoi dire cosa stai vedendo ora? Sì, Sì, cosa? Cosa stai guardando? Aspetta, faccio io. Tu puoi vederci, se sei qui insieme a noi, tu puoi vederci? 7, 7, siamo in 7. Siamo in sette, vuol dire Quindi che sta vedono vedendo tutti. e sette. Penso che sia una... Quindi il 7 è riferito a noi. Sì. Quindi 1, 1, 7, 1 non è che vuol dire i gruppi di persone, ovvero c'è una persona, 7 qui e un'altra persona, un'altra là. 7. Oppure uno e uno erano loro. Uno, una donna e un uomo. Io ho sentito un sì. Vedi però anche lei non l'ha detto. Dobbiamo andare da qualche parte in particolare in questo luogo? Qui? Ci sono dei documenti che vuoi che troviamo? Qui? Intendi qui nei sotterranei dove siamo ora? È successo qualcosa qui in questa stanza? Va meglio? Insomma, C'è gli occhi lucidi. mi è apparsa una scena di una donna insanguinata. Sì? Hai visto una scena di una donna insanguinata? Sì. Ti è splashata ora in testa? È un pensiero fisso. Sì? È successo qualcosa di brutto in questo ospedale? Non sono sicura, ma mi pare di aver capito sclerosi. Qualcuno che morte di sclerosi multipla allora? Io? Ospedale, ci può essere. Ha detto una frase intera, ma non ho capito, accidenti. David? No, il mio cognome si pronuncia David, non David. Magari non lo sanno. Esatto. Dobbiamo andare al primo piano? Che vento, raga. Sì, c'è stato un vento. E poi ha spesso. Dobbiamo andare al primo piano? Sì? Te ne vai? Si è aperto il cancello, mi sa. Metallico. Metallico, vero? Sì. Il cancello di prima, quello fuori. Sentilo di nuovo. Hai? Siamo in pericolo?